Bene ragazzi, vi hanno sempre mentito. Ti hanno detto che una macchina virtuale è una cassaforte, è un muro invalicabile. Ti hanno detto, se vuoi giocare col fuoco e testare un malware, fallo lì dentro, sei al sicuro. Sbagliato. Oggi, insieme al nostro Gino, per festeggiare i nostri 1000 rotti iscritti, faremo qualcosa di pericoloso. Vi mostrerò come un malware può letteralmente evadere dalla sua cella digitale e scavalcare le difese di VMware e infettare il mio PC host, quello con cui ora sto registrando. Vi presento Ginux, il malware che ho progettato nel mio laboratorio su Kali, e vedremo Ginux nascere nel terminale, infiltrarsi in una macchina Windows 10 e poi, sfruttando un errore di configurazione che probabilmente avrai commesso anche tu, saltare dritto sul mio Windows 11. Quindi ragazzi, scaldate il terminale e rompiamo gli schemi. Bene ragazzi, ora prima di partire con il video precisiamo una cosa. Le mie VM, sia la macchina Kali che la macchina Windows, sono in modalità bridge e non in modalità NAT, perché ovviamente la macchina Windows, quindi è il mio PC host, quindi il mio PC locale, si devono vedere. In VMware invece di solito la rete nel 90% dei casi è in NAT. È in NAT perché la rete è nascosta, quindi dietro il mio PC locale la rete è nascosta, come se fosse in una sottorete privata. Mentre invece la modalità bridge collega quindi una VM direttamente alla mia scheda di rete fisica, che sia Wi-Fi o Ethernet. Quindi, tecnicamente parlando, prende il mio stesso indirizzo IP del mio PC locale. In questo attacco usiamo la modalità bridge perché mostriamo che la VM è a tutti gli effetti un dispositivo della mia casa. Quindi immaginiamo ora in uno scenario reale un programmatore che lavora su una VM per non sporcare il proprio PC aziendale e per comodità mette la rete in bridge per testare comunque un'app, per testare comunque dei codici o spostare comunque delle cartelle. Bene, se questo programmatore scarica Ginux, il nostro malware, il malware ha la strada spianata verso i server dell'azienda. Mentre invece un altro scenario reale può essere che se scarichi una crack o un software sospetto e dici comunque lo apro da una VM così non rischio, se un utente ha lasciato la VM in bridge e le cartelle condivise sono attive, bene, quel malware può uscire e andare a infettare il PC di qualsiasi utente collegati allo stesso Wi-Fi o alla stessa scheda di rete. Bene ragazzi, ora la prima cosa che si fa ogni qualvolta si avvia una macchina Kali è aggiornare i pacchetti. Quindi andiamo con un sudo apt update e poi un sudo apt upgrade. Una volta terminato l'aggiornamento, apriamo il nostro terminale e ci andremo a scrivere questo codice. Fermiamoci un attimo e diciamo esattamente che cosa fa questo tipo di codice. Abbiamo creato il nostro malware Ginux e come vedete il codice è molto minimal, quindi non servono 1000 righe, ci serve solamente che Windows riconosca un comando di emergenza. Il comando di emergenza non è altro che lo shutdown st60, che sostanzialmente istruisce il kernel di Windows a chiudere tutti i processi. E qua ci saranno tanti ingegneri pseudonucleari che diranno: ma bro, ma che cazzo dici, questo non è un malware, ma vai a cagare. Bene ragazzi, sbagliano, perché il malware non è altro che la fusione di due parole inglesi, malicious e software. Quindi si prendono le iniziali di malicious e i finali di software e si crea il malware. Quindi è un programma, è un qualsiasi programma creato appositamente per causare danni, rubare dati o ottenere l'accesso non autorizzato a un sistema. Sostanzialmente si classificano in Trojan, ransomware, spyware, worm e tanti altri. E perché Ginux è letteralmente un malware a tutti gli effetti? Perché ha tre componenti chiave. Ha l'esecuzione, sfrutta il linguaggio batch di Windows per impartire ordini al sistema operativo, l'azione dannosa, quindi il payload, in questo caso è lo spegnimento forzato del PC. In un attacco reale
quindi ipotizziamo uno scenario reale, al posto dello spegnimento potrebbe esserci un comando per scaricare un virus vero o cancellare il disco. E l'evasione. Il suo obiettivo quindi non è colpire la VM, ma sentire se c'è un passaggio verso l'host per colpire il bersaglio più grande. E questo viene chiamato lateral movement. E perché abbiamo creato un malware che ci spegne il PC? Bene, sostanzialmente questo lo rende molto difficile da intercettare negli antivirus base, perché il computer pensa che sta eseguendo un comando di sistema legittimo. E infine, ragazzi, il .bat, quindi Ginux.bat. Perché .bat? Perché sostanzialmente è un cavallo di Troia naturale. Bene, una volta spiegato tutto, diamo un bel invio e abbiamo creato il nostro malware Ginux. Ora non faremo altro che trasferirlo dalla mia macchina Kali alla mia macchina Windows 10 in VM. La prima cosa da fare, ragazzi, è aprire un altro terminale e vedere esattamente che IP ha preso la mia macchina Kali. E sappiamo che è il 192.168.1.112. Bene, lo accantoniamo qui. Ora con un altro terminale ci creiamo un piccolo web server che ci serve per scaricare quindi il nostro malware all'interno della macchina Windows 10. Bene ragazzi, rifermiamoci un attimo. Noi ora lo stiamo trasferendo attraverso un piccolo web server. Quindi ora io sulla macchina Windows inserisco dei codici e mi scarico automaticamente il malware. Ora, in uno scenario reale, Ginux, il nostro malware, si infiltrerebbe diversamente. Quindi attraverso magari un attacco phishing, l'hacker quindi invia un'email che sembra comunque provenire dal reparto di competenza o da un fornitore, e quindi l'utente finale va a scaricare questo file. Un download anche silenzioso, quindi magari l'utente clicca su un link e il link non apre quindi una pagina web, ma esegue direttamente questo comando attraverso la sua PowerShell, e l'illusione anche della sandbox. Quindi in questo caso l'utente pensa che lo scarico nella VM, quindi nella mia macchina virtuale, così se è un virus non succede nulla. Ed è qui che cade nella trappola di Ginux, perché noi abbiamo creato il malware che cerca di scappare dalla VM. Spiegato questo, facciamo partire il nostro web server. Non faremo altro che recarci nella macchina Windows, apriremo la nostra PowerShell e attraverso la nostra PowerShell gli daremo questo comando. IWR sta per Invoke Web Request, quindi che significa? È il comando standard di Windows per scaricare file dal web. Gli hacker lo adorano perché non devono aprire il browser, che potrebbe comunque dare avvisi di sicurezza e quindi fa scappare la vittima. Fanno tutto da riga di comando in modo molto silenzioso. Diamo un bel invio e come potete vedere abbiamo scaricato attraverso questo piccolo web server il nostro malware sulla macchina Windows 10 attraverso Kali. Non ci resta che andare nella nostra cartella, quindi in C, andiamo in utenti, pubblica, e ci abbiamo il nostro malware Ginux. Ora noi non dovremo fare altro che farlo uscire dalla nostra macchina virtuale e portarlo nel nostro PC locale. Ok ragazzi, fermiamoci un attimo. Prima di passare il nostro malware all'interno della nostra vittima, quindi del mio PC locale, dobbiamo capire cosa sta succedendo realmente sotto il cofano. In una situazione reale, quindi in uno scenario reale, questo si chiama VM Escape, quindi evasione dalla macchina virtuale. Molte persone usano le VM come camere di isolamento per testare comunque virus, convinte che nulla al di fuori comunque della VM possa uscire. Noi che cosa siamo andati a fare? Siamo andati nella nostra VM e abbiamo creato una shared folders. Questo ragazzi non è altro che un driver di VMware che permette la comunicazione tra il guest, quindi in questo caso la vittima, e l'host, che sarebbe il mio PC reale. Andando nelle impostazioni comunque della mia VM, tasto destro settings, all'interno noi abbiamo le nostre impostazioni della VM, quindi solo della macchina Windows 10. All'interno di option abbiamo il shared folders. Bene, questo di default è disabilitato perché comunque è molto pericoloso, però all'interno comunque di infrastrutture aziendali di piccole e grosse aziende non facciamo altro che abilitarlo e abilitare di conseguenza il trasferimento file da una cartella
dal PC locale alla nostra macchina virtuale. In questo caso io ho emulato uno scenario reale creando un percorso con all'interno questa cartella chiamata pericolo sul mio desktop. Lo vedete qui in basso a destra. La cartella si chiama pericolo. All'interno di questa cartella, tramite la nostra VM, ci andiamo tranquillamente a copiare il file all'interno della nostra folder. E quindi per fare questo, in questo caso andiamo su disco locale, questo PC, e all'interno ci troveremo la shared folders Z. Bene ragazzi, questa non è altro che la mia cartella sul desktop. Qualsiasi cosa io carichi all'interno di questa cartella me la ritrovo sul desktop direttamente dalla mia VM. Quindi sostanzialmente, in gergo, questa unità Z non è altro che un ponte. Tecnicamente, se un malware avanzato, quindi molto più di Linux, finisce in una VM che ha le shared folders e nel 99% sono attive, la prima cosa che fa è scansionare i dischi. E quando vede un'unità di rete o una cartella condivisa, lui non vede confine. Questo, in gergo, è il movimento laterale, quindi si sposta da un sistema all'altro all'interno della stessa rete. Bene, lasciamo la shared folders aperta, ne apriamo un'altra, andiamo a prendere il nostro malware e ora non faremo altro che aprire la cartella pericolo e trascinare il Linux all'interno della nostra cartella desktop. Bene, ora il malware è pronto per essere avviato nel mio PC locale. Bene ragazzi, ora prima di dare un doppio clic e avviare il nostro malware, quello che stiamo vedendo è il fallimento totale della sicurezza per colpa di una configurazione errata. Se questo caso fosse un ransomware, i miei file personali, tutti i miei file personali, verrebbero criptati in un istante. È stato creato dalla macchina Kali ed è partito dalla macchina Windows 10. Bene, siamo pronti per lanciare il malware. Doppio clic sul malware, si apriranno un po' di schermate e come ben potete vedere stai per essere disconnesso, accesso non autorizzato rilevato da Linux, spegnimento forzato. Bene, abbiamo un timing di 60 secondi, faccio un chiudi, ma io in basso a sinistra come potete vedere ho già un shutdown/A, significa aborted, quindi do un ok e il mio sistema, come potete vedere a destra, disconnessione annullata. Se io non avessi fatto il mio shutdown/A, il mio PC si sarebbe spento allo scadere dei 60 secondi. Piccola precisazione ragazzi, non fate mai questi test senza una via d'uscita o un piccolo backup, perché il comando shutdown/A è l'unico comando in grado di far abortire il processo di spegnimento una volta che il malware lo ha innescato. Possiamo chiamarlo il nostro paracadute. E con questo ragazzi il cerchio si chiude. Abbiamo visto quindi il nostro malware Linux nascere tra le righe di un codice su Kali, infiltrarsi in una macchina Windows 10 e sfruttando una banale falla di configurazione che, ripeto, il 90% delle piccole e grosse aziende ha, perché il trasferimento di rete tra una cartella locale e una cartella VM è più che logico, perché quando si lavora in determinati ambiti si devono fare le cose in maniera molto veloce. E abbiamo visto anche evadere e prendere il controllo del mio PC. Bene, la sicurezza non è un software che installi, è un processo che curi. Una singola quindi cartella condivisa lasciata aperta per pigrizia può trasformare la vostra sandbox in un'autostrada per un attaccante. Se questo fosse stato un ransomware, oggi tecnicamente il mio PC sarebbe criptato. Se vi è piaciuto il video, come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale e, come dice sempre lui, restate curiosi, restate etici e restate invisibili.